Ultima borsa all'uncinetto del 2024. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questa meravigliosa borsa che ho chiamato Stephanie. Cioè, guardate, ve la faccio vedere più da vicino, è davvero incantevole, super elegante da fare assolutamente. È fantastica e poi è di una facilità e velocità unica. Lo vedrete direttamente nel tutorial di oggi. Comunque, cosa ho utilizzato? Ho utilizzato, aprite bene le orecchie, 130 grammi di ciniglia in questa bellissima variante bordeaux, tutta lavorata a punto puff. Pochi accessori ma indispensabili come sempre, come una chiusura magnetica direttamente da cucire, finalmente l'ho trovata nella variante oro, vi lascio i link che vi riportano a tutti gli accessori sotto a questo video, due moschettoni tondi e 65 cm di catena, la lunghezza per me va più che bene. Ops, stava cadendo la borsa, ve la faccio vedere anche indossata che ci sono, la lunghezza è questa, è quella che io preferisco in assoluto. Per chi la preferisce più lunga ovviamente vi consiglio 1,10 m di catena. Ovviamente ho utilizzato anche della stoffa per andare a foderare il progetto, guardate che eleganza, è davvero strepitosa, meravigliosa, io sicuramente la indosserò questo Natale, manca una settimana ormai circa, insieme al fiocco accessorio per i capelli che ho realizzato sempre in ciniglia con la stessa colorazione. Come sempre mi dimentico a dirvi quale numero di uncinetto ho utilizzato, questa volta il 4,5. Spero che la borsa Stephanie vi piaccia, spero proverete a replicarla, fate sempre in tempo a realizzarla perché è un progetto molto veloce, ve lo ripeto. Come sempre vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e continua a seguirmi, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina per non perderti i prossimi progetti. Seguimi anche sui social, soprattutto su Instagram, per rimanere costantemente aggiornata. A questo punto direi proprio di passare al tutorial di oggi. Sigla! Per questo progetto utilizzerò un fondovale già pronto, io l'ho preparato, non vi mostro lo schema perché ve l'ho mostrato tantissime volte. Misura 18 cm per 8 cm, quindi volendo anche voi potreste utilizzare un fondo già pronto che può essere anche da 20 cm, da 30, da 32 cm. Il procedimento del corpo della borsa rimane invariato. Comunque in ogni caso nella schermata successiva vi lascio lo schema per la base ovale, che tra l'altro ho lavorato a due capi con l'uncinetto 4,5, mentre per il corpo della borsa lavorerò ad un capo con l'uncinetto 4,5. Intanto faccio un cappio, entro in un punto qualsiasi e mi aggancio con una catenella. Prendo il filo e chiudo. Allungo leggermente l'asola sull'uncinetto e inizio a fare 4 gettate all'interno. 1, 2, 3 e 4. Ho 11 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto. Poi facciamo 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso punto vado a ripetere un punto puff. 1, 2, 3 e 4. Ho sempre 11 asole sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto. Una volta fatto il primo modulo, facciamo i successivi. Facciamo sempre 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo, saltiamo 1 e 2 punti e nel terzo punto ripetiamo il modulo. E 4. Prendo il filo e chiudo tutto. Catenella di separazione, ne facciamo 2 e poi ripetiamo il punto puff. 2, 3 e 4. Sempre 11 asole sull'uncinetto, chiudiamo tutto e poi facciamo 1, 2, saltiamo 2 punti al di sotto e a partire dal terzo ripetiamo i 2 punti puff. 3 e 4, chiudo tutto, 1, 2 catenelle di separazione e un altro punto puff nello stesso punto, 3
e 4. Molto molto semplice. 2 catenelle di separazione e continuiamo così per tutto il giro. Ci vediamo alla fine. Sono quasi al termine del giro, vado a lavorare l'ultimo punto V. Uno, due, ultimo punto puff, 1, 2, 3 e 4, chiudo tutto, faccio sempre le 2 catenelle di separazione e poi vado a chiudere. Ovviamente salto 1-2 punti e vado a chiudermi nell'asola che avevo allungato ad inizio giro. Quindi entro, prendo il filo e chiudo punto bassissimo. Ora mi sposto al centro delle 2 catenelle di separazione con un punto bassissimo ed inizio il secondo giro. Ad ogni giro inizierò proprio in questo modo. Mi sposto con un punto bassissimo, faccio una catenella e allungo l'asola. Vado a lavorare al centro di ciascun punto V. Molto semplice e faccio sempre 4 gettate. 2, 3, 4. Chiudo tutto. 2 catenelle di separazione e di nuovo 1, 2, 3, 4, chiudo tutto e di nuovo 1, 2 catenelle, vado al centro del punto V sottostante, faccio il mio punto puff, molto scorrevole, molto semplice. 1, 2 e di nuovo 1, 2, 3 e 4, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione e vado avanti in questo modo per tutto il giro. Al termine del secondo giro mi ritrovo con l'ultimo modulo da andare a lavorare, quindi 1, chiudo tutto, 2 catenelle, altro punto puff, 2, 3, 4, chiudo tutto, 2 catenelle mi raccomando e vado a chiudermi nell'asola allungata all'inizio del giro. Prendo il filo e chiudo. Quindi ci spostiamo con un punto bassissimo al centro dei 2 punti puff, nelle 2 catenelle di separazione, catenella, allunghiamo asola e da qui si riparte anche per il terzo giro e per i giri successivi finché non alziamo il corpo della nostra borsa. In totale ho fatto 10 giri a punto puff, guardate che spettacolo, lavorazione davvero spettacolare, molto veloce e scorrevole devo dire, considerate che per ogni giro ho impiegato 5 minuti. Ho alzato il corpo della mia borsa fino a 15 cm, ma non abbiamo finito perché giustamente andremo a rifinire il bordo superiore, per cui la nostra borsa crescerà ancora in altezza. Per andare a rifinire metterò nuovamente il filo a 2 capi, proprio come ho fatto per la base, il fondo. Anziché andare a prendere un secondo gomitolo, cosa faccio? Prendo l'altro capo del gomitolo stesso, perché credo che con questo riuscirò comunque a terminare la mia borsa, e mi aggancio. Quindi intanto mi sposto al centro sempre con un punto bassissimo, accosto l'altro capo con il filo di lavorazione e cosa faccio? Entro direttamente nel punto e prendo entrambi i fili e chiudo a punto basso. Ok, farò un secondo punto basso sempre nello stesso spazio e farò 2 punti bassi sia per ciascuna catenella di separazione che per ciascun punto V a punto puff. Quindi nelle 2 catenelle faccio altri 2 punti bassi e poi faccio 2 punti bassi al centro, 1 e 2, 2 punti bassi qui e 2 punti bassi al centro e continuo così per tutto il giro. Ultimo punto basso nello spazio delle 2 catenelle. Adesso qui ho il primissimo, quindi ho terminato il giro. Da questo giro in poi, quindi dal secondo, andrò a fare dei punti bassissimi in costa dietro. Quindi entro nella metà costa del punto basso del primissimo
e inizio a lavorare un punto bassissimo che vado a segnare col marcapunti. Costina dietro successiva, un punto bassissimo, costina dietro, un punto bassissimo e continuerò in questo modo per un bel po' di giri. Ora vediamo quanti. Intanto facciamo il primo e i successivi. Io continuerò esattamente in questo modo. Quando arrivo al termine del giro, tolgo un attimino il marcapunti, continuo sempre in costa e rimetto il marker. Mi raccomando, è molto importante quando andremo a chiudere definitivamente il giro. Bene, in totale ho fatto 6 giri a punto bassissimo, adesso stacco un po' di filo e vado a chiudere in maniera invisibile. Quindi entro nel primo punto segnato con il marker e al centro dell'ultimo. E voilà, non abbiamo come sempre alcun scalino. Giro il mio lavoro e vado a bloccare e disperdere il filo in eccesso. Amiche ed amici, e voilà, progetto borsa completato, che dire, è spettacolare, la adoro, mi piace tantissimo, tra l'altro è di un'eleganza unica. Ho impiegato, avete visto, poco materiale, pochi accessori ma indispensabili e il punto di lavorazione insieme al filato fa tutto, mi piace troppo troppo troppo. Questa sicuramente la sfoggerò durante le feste di Natale, la borsa misura 24 cm e ha un'altezza da 17, profondità se non erro 8 cm esatto. Sicuramente per Natale indosserò sia lei che il fiocco realizzato con lo stesso materiale. Tra l'altro guardate come ci sta bene il fiocco messo proprio qui, un incanto, non so che altro aggiungere, mi piace troppo troppo troppo. Che dire, favolosa, favolosa favolosa, mi piace troppo troppo troppo, la adoro anche per il colore, il bordeaux, che tra l'altro è uno dei colori più in trend del periodo. Comunque, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere se proverete a replicarla giusto in tempo per Natale, sono molto curiosa. E con quale colorazione la andrete a realizzare? Io sicuramente vi consiglio il bordeaux, vi consiglio anche un marroncino, delle tonalità abbastanza calde, insomma invernali. Io a questo punto vi do l'appuntamento
appuntamento al prossimo video, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e seguimi anche sui social, soprattutto su Instagram, così anche durante le vacanze di Natale stiamo insieme. Come sempre vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, alla prossima, un bacino a tutti!